Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata di presentazione dell'8° quaderno edito dall'Istituto Culturale Ladin Cesa Desanna, storia di un referendum e di un popolo inascoltato. Innanzitutto chiamerei qui il padrone di casa, il sindaco Paolo Frena, per 2 parole di benvenuto. Grazie Giulia, buonasera a tutti. Grazie Giulia, buonasera a tutti. Allora, un saluto da parte mia personale, naturalmente da parte dell'amministrazione che ho l'onore di guidare, l'amministrazione comunale, e naturalmente un grazie particolare questa sera lo rivolgo alla Presidente dell'Unione dei Ladin di Ampezzo, nonché Presidente del nostro istituto, sottolineo il nostro istituto ladino Cesa Desan, e soprattutto a chi poi manovra concretamente l'attività, quindi il nostro direttore Danny Dorigo, che ha il compito stasera di illustrarsi questo lavoro che in qualche modo mi fa ripiombare in maniera nostalgica a quei tempi lontani del 2005-2007, periodo di referendum. Naturalmente tutte le volte che io vado toccare questo argomento nasce in me un senso oltre che di nostalgia, ma anche di grande emozione, nel senso che è un'emozione che nasce da un particolare desiderio mio personale, ma condiviso con tanta gente allora, quando noi avevamo iniziato questa esperienza, questa condivisione, questo percorso che ha portato a un risultato importante, e di questo ci racconterà Danny con quanto ha saputo raccogliere e dico anche in maniera molto semplice ma molto realistica raccogliere in questo libro che vi presenta questa sera. Io non mi dilungo di più, anche perché sarebbe veramente sarebbe quasi una provocazione per me iniziare con un dibattito attorno o dare degli spunti prematuri per questa serata. Quindi eventualmente sono a disposizione se c'è qualcuno a margine dell'incontro ha bisogno di chiarimenti, ma auguro naturalmente a tutti buon lavoro e soprattutto tanta fortuna per questo cammino. Grazie a tutti. Come ha ricordato il sindaco, c'è qui con noi questa sera anche Elsa Zardini, presidente dell'Istituto Culturale Ladin Cesa Desanna, alla quale diamo volentieri la parola. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Noi siamo orgogliosi questa sera come Istituto Culturale Ladin Cesa Desan di presentare questo libro che ci ha dato un bel po' di lavoro, vero direttore? Ma che era una cosa che dovevamo assolutamente fare. Abbiamo anche deciso di donarlo a tutti i presenti questa sera qui, soprattutto per conoscere questa vicenda importantissima del nostro popolo, piccolo ma forte nella propria identità, perché così potete ben capire quali sono le ragioni che ci hanno portato a questo referendum, che non sono ragioni economiche, ma ragioni legate al cuore, all'identità, alla storia di questo piccolo popolo fatto di questi 3 comuni in provincia di Belluno, che per anni hanno fatto parte dell'impero asburgico della contea del Tirolo, ed erano il capitanato più piccolo della contea del Tirolo e anche più indipendente al confine di questo territorio. Il municipio di Cortina d'Ampezzo era sede del capitanato, oggi appunto è sede del municipio, e se passate a Cortina la potete vedere. È per noi una parte di cuore, una parte di storia, e quindi non sicuramente una ragione economica come tutti i giornali e molti politici hanno voluto far credere. Noi crediamo che la nostra identità si salverà solo in un'unica regione, in un'unica provincia, dove saremo tutelati per non perdere la nostra cultura e la nostra identità. Grazie a tutti e buona serata. Grazie mille Elsa per l'intervento.
E come già accennava la Presidente, effettivamente c'è una base storica. Noi questa sera parleremo di referendum, però ci sono delle profonde radici che hanno spinto queste tre comunità a richiedere nel 2007 un referendum per chiedere alla popolazione appunto se volesse o meno essere riannessa all'Alto Adige. Io inizierei, Danny, però dall'inizio, appunto da questa storia che abbiamo condiviso per secoli con l'impero asburgico, col Principato Vescovile di Bressanone. Dove affondano le nostre radici? Grazie Giulia, e grazie al sindaco Paolo Frena, alla presidente Zardini, e un grazie di cuore a tutti voi. Io mi permetto di fare una piccolissima parentesi, no? Questa sera ci concentriamo su un popolo e su un'istanza di un popolo, e quindi per noi diventa in questo momento in cima alla scala delle nostre priorità, no? Proprio perché siamo qui presenti. Però parlando di popolo, parlando di diritti di un popolo, vorrei iniziare questa serata facendo solo un accenno e richiamando solo l'attenzione a quello che forse dovrebbe essere la priorità dell'umanità intera in questi giorni, no? Vedendo quello che sta succedendo in terra afghana, credo che lì veramente ci sia un popolo che sta soffrendo molto di più di quello che magari poi noi andiamo a raccontare, no? Quindi il cuore vero è qui questa sera, ci concentriamo sul nostro popolo ladino, ma non dimentichiamoci che in questo momento noi siamo qui seduti in uno di quelli che io dico i posti più belli del mondo, no? Che è Colle Santa Lucia, ma che da qualche parte c'è una fetta di umanità e un popolo che sta soffrendo. Spero che mi concediate questo accenno proprio per non perdere la scala delle nostre priorità. Sì, volentieri Giulia. Allora, è proprio l'argomento di cui ho più passione e quindi lo affrontiamo volentieri. Se volete, noi abbiamo appunto donato, come diceva la Presidente, questa pubblicazione proprio perché vogliamo che anche ci seguiate in questo percorso e noi nella presentazione, nel nostro dialogo, seguiremo un po' quello che è presentato nel libro. Solo una puntualizzazione per chi magari pensa di avere in mano l'edizione sbagliata: trovate una piccola bandiera italiana in fondo e lì inizia la versione scritta in italiano. Se lo girate trovate la bandiera ladina e lì lo trovate lo stesso contenuto ma nella versione ladino-ampezzano. Ora partiamo da lontano, Giulia, partiamo da sostanzialmente 1000 anni fa. Siamo nel 1027, è l'anno in cui noi solitamente partiamo da qui nella nostra narrazione storica. Nel 1027 è l'anno in cui l'imperatore del Sacro Romano Impero, Corrado II il Salico, concede quella che era allora la contea del Norital, veniva chiamata, no? Diciamo che comprendeva le valli Isarco e dell'In, comprendeva anche queste zone, le dona al vescovo di Bressanone, e questa data è un po' ricordata come l'inizio del Principato Vescovile di Bressanone. E quindi anche, diciamo, non dico dell'incolato stabile, però comunque diciamo della presenza delle popolazioni qui nelle nostre zone, potremmo dire. Sì, diciamo che probabilmente questi luoghi erano abitati ancora prima, però amministrativamente, diciamo, con la nascita del Principato Vescovile di Bressanone abbiamo un'unica amministrazione politica, amministrativa e giudiziaria che sarà la stessa che ci portiamo avanti per secoli, fino sostanzialmente alla secolarizzazione del 1803. Vado rapidissimo. Dal 1363 fino al 1918 il Principato Vescovile di Bressanone è sotto la giurisdizione della casata d'Asburgo. Quindi abbiamo una dominazione che dura per secoli di quella famiglia. Noi degli Asburgo in sostanza conosciamo solo l'imperatore Francesco Giuseppe, fra l'altro oggi me l'hanno ricordato questa mattina presto con un messaggio, sarebbe stato il suo compleanno, no? Il 18 agosto, soprattutto a Cortina d'Ampezzo fin non tanti anni fa questa data veniva ricordata anche in modo solenne. Conosciamo Francesco Giuseppe, dicevo, e la sua consorte, la principessa Sissi, no? In realtà questa storia del dominio asburgico in queste zone inizia nel 1300 e quindi avremo una storia molto più lunga e molto più interessante che ovviamente questa sera non possiamo approfondire. Altra data importantissima per i tre comuni de Sauramont, ma in particolare per Cortina d'Ampezzo, è il 1511, quando quel grande imperatore del Sacro Romano Impero, che è Massimiliano I d'Asburgo, entra in Cortina d'Ampezzo, e quindi qui nel 1511 inizia la storia comune
delle tre comunità, quindi anche Cortina d'Ampezzo fa parte del Principato Vescovile di Bressanone. Ricordiamo che i capifamiglia ampezzani nel 1511 giurano fedeltà all'imperatore, in cambio ricevono la possibilità di mantenere i propri statuti di autonomia e quindi i relativi privilegi. Nel 1511 è una data importantissima perché sempre Massimiliano I d'Asburgo proclama, diciamo, istituisce quello che viene ricordato come il Landlibel, questo insieme di leggi fra le quali c'è anche l'istituzione della Guardia Territoriale. Quindi per la prima volta il territorio si organizza per la propria difesa. Il Tirolo, la contea del Tirolo soprattutto, ha questo orgoglio secolare. I tirolesi dicono: noi non abbiamo mai attaccato nessuno, noi ci siamo sempre e solo difesi. La Guardia Territoriale, che poi è la base di quelli che diventeranno poi i Landesschützen, i Standschützen soprattutto, a cui si ispirano le nostre compagnie attuali e da dove nasceranno poi la Schützenkompanie Buchenstein. Visto c'è anche l'Hauptmann Walter Testor, che sono contento della sua presenza. Nascerà l'Ampezzo Heiden, no? La Schützenkompanie di Ampezzo, proprio le basi sono gettate nel 1511 da Massimiliano I. Poi diciamo, la prima serata che abbiamo fatto, quella con Franz Pozzi, lui parlava proprio durante il primo conflitto, quando l'Italia arrivò nei nostri territori, la presenza degli Schützen, che fu proprio fondamentale, in quanto chi non era stato chiamato alle armi per ragioni di età o perché troppo giovane, però si arruolano volontariamente, e proprio questo presidio sul territorio è quello, diciamo, che ha garantito comunque una certa difesa, perlomeno temporanea, per le nostre zone. Quindi interessante proprio quello che dici tu di quando effettivamente questo corpo è nato. Sì, questa facciamola subito, no? Questa piccola parentesi, perché è molto importante. Territorio austriaco, Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Livinallongo. Nell'agosto del 1914 tutti gli uomini fra i 21 e i 42, 43, 45 anni partono, sono tutti inquadrati nel 14° battaglione, insomma, e tutti inviati sul fronte russo. Sostanzialmente la maggior parte sono inviati nella Galizia orientale, no? Del fronte russo. Quindi nel 1915, l'anno dopo, alla dichiarazione di guerra dell'Italia, il territorio è completamente scoperto da sia truppe residenziali che poi truppe dell'esercito, e quindi ecco che soprattutto gli anziani vestono queste antiche divise ottocentesche anche nelle fattezze, no? Tutti noi conosciamo qual è la divisa delle nostre compagnie degli Schützen, che sono quelle storiche, le indossano per salire sulle nostre montagne a difendere i propri confini. Questa era una piccola parentesi. Andando velocemente nel corso della storia, è importantissimo a fine 1500 perché viene istituito, poi magari se abbiamo tempo facciamo un accenno particolare sull'aspetto ecclesiastico, no? Sull'organizzazione ecclesiastica del territorio, ma alla fine del 1500 viene istituito il famoso grande decanato ladino, che influirà moltissimo soprattutto sulla consapevolezza, che arriverà molto più tardi, di parlare una propria lingua, di avere una propria cultura ancora più particolare rispetto a quella sudtirolese. Nel riscoprire questa lingua antica, sappiamo che i primi saranno proprio dei sacerdoti, sia a studiare la lingua ladina sia a creare questa consapevolezza ladina, quindi è un aspetto molto molto importante. Questo decanato, che veniva chiamato Cis et Ultramontes, che comprendeva tutte le pievanie, quindi da Pieve di Marebbe alla Val Badia, Pieve di Livinallongo, Cortina d'Ampezzo e la Val di Fassa, no? Falso, mi correggo subito, Cortina d'Ampezzo non faceva parte del decanato Cis et Ultramontes perché aveva il suo decanato a sé stante con la propria autonomia, in cui un decano a turno spesso era proprio quello di Pieve di Livinallongo, perché è una sede pievanale molto prestigiosa per allora, e quindi c'era questa unità. E qui capite se dal punto di vista ecclesiastico dobbiamo ricordare che la presenza dei sacerdoti allora era ben più influente di quello che è ora, perché era uno degli aspetti importanti, cioè c'era, non so, il gastaldo, il sindaco, c'era il sacerdote, il medico, dicevano. Sì, ricordiamo che per esempio tutta l'istruzione delle nostre valli nasce con l'istituzione di benefici ecclesiastici, no?
ecclesiastico, che comprendeva tante volte anche il beneficio ecclesiastico. Quindi cosa succedeva? Che la famiglia nobile o la popolazione locale donava una certa somma di denaro alla parrocchia o alla curazia in quel caso, e in cambio il sacerdote residente garantiva l'istruzione. Quindi noi per esempio, questo sarà poi con l'istituzione del sistema scolastico teresiano arriverà alla massima potenza, però nelle nostre vallate c'era un grado di istruzione molto superiore a tutte le vallate limitrofe, proprio perché c'era questa forte presenza di questi sacerdoti che si occupavano dell'istruzione scolastica. Faccio un breve accenno, sempre a Maria Teresa d'Austria risale il catasto teresiano. Vi ricordo che questa è una particolarità che molti non conoscono: le nostre tre comunità di Pieve di Livinallongo, Colle e Ampezzo tuttora non fanno riferimento al catasto, ma al sistema tavolare o libro fondiario come lo vogliamo chiamare, no? Che ha le antiche origini proprio nel 1775, in cui Maria Teresa d'Austria fa questa prima ricognizione del territorio e quindi fonda il famoso catasto teresiano, appunto. Nel 1800, fine 1700-1800, si forma ancora di più questa consapevolezza di essere un popolo unito che deve difendersi. Questo lo vediamo soprattutto in tutti quei tentativi di invasione, sia dalla parte del Cadore verso l'Ampezzano, sia dell'Agordino, e studiando i documenti storici, le testimonianze che abbiamo, che poi mi sono servite per mettere insieme queste piccole, perché proprio la pubblicazione è volutamente molto semplice per poter dare una lettura immediata. Cosa succedeva? Avevamo queste compagnie degli Schützen, che spesso erano volontarie, che si chiamavano a vicenda, no? A volte c'era l'incursione in Ampezzo da parte della parte cadorina, e allora correvano la Schützen Company di Colle e Livinallongo correvano e si soccorrevano a vicenda, aiutandosi a vicenda. Sono numerosissime queste vicende. Nel 1815, quindi passiamo già alle guerre di liberazione, l'insurrezione tirolese, con l'occupazione dell'esercito francese che occupa gran parte della contea del Tirolo, in particolare occupa Innsbruck, chiama a raccolta gli Schützen da tutte le vallate. Ci sono testimonianze che tanti partono anche da Colle Santa Lucia, da Livinallongo, per partecipare proprio attivamente alle battaglie di liberazione da parte francese, no? Durante l'occupazione francese. Dopo il congresso di Vienna nel 1815, Venezia fa una prima avance nei confronti di questi territori, e subito, e qui devo dire, lo vedremo come questo sarà ripetuto nella storia, è sempre il popolo ampezzano che precede di un attimo quello di Livinallongo e Colle Santa Lucia, e subito invia una propria istanza, una propria lettera a Innsbruck. Questa lettera è datata 22 agosto 1815, in cui il popolo ampezzano dice fin da subito no, anche dopo il congresso di Vienna noi vogliamo rimanere aggrappati alla contea del Tirolo e al principato vescovile, che ormai si stava disgregando, ma insomma al mondo tirolese. Importantissimo è tutto il 1800 con i moti rivoluzionari, no, del risorgimento italiano, che contraddistinguono tutta la storia qui vicina a noi, tutta la parte veneta, come sappiamo lombarda. Non troviamo nei documenti storici episodi in cui le popolazioni di Colle Santa Lucia, Livinallongo e Cortina d'Ampezzo partecipano, anzi vengono ricusati i moti risorgimentali, scusatemi, del Lombardo-Veneto, e come dicevamo prima partecipa il popolo, la popolazione partecipa a tutte quelle che sono le guerre per l'indipendenza e per la difesa del Tirolo. Solo un accenno: 1848 viene incoronato Francesco Giuseppe che troviamo in tanti nostri locali, no? Che è il Kaiser, l'imperatore. È l'imperatore che nell'immaginario collettivo era visto come una figura quasi mitologica, proprio per questa sua personalità molto particolare e per il suo regno molto longevo. Ha già accennato la Presidente Zardini al Capitanato d'Ampezzo, che viene istituito nel 1868, Capitanato d'Ampezzo che per la prima volta amministrativamente raccoglie
o unisce Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo. Era il più piccolo, come ha detto giustamente la Presidente, era il più piccolo dell'impero, era l'unico interamente ladino, 1868. Arriviamo rapidamente al 1905, dove alla fine del 1800 c'è questa presa di conoscenza, di coscienza del popolo ladino, di essere un qualcosa a parte rispetto al resto di tutta la popolazione, soprattutto di lingua tedesca dell'impero asburgico, e nel 1905 viene istituita l'Unione Ladina, dove come fondatori, anche lì troviamo due sacerdoti di Livinallongo, Don Antonio Pallua, che troveremo come decano di Ampezzo poco dopo, e Don Isidoro Vallazza, che allora era parroco di Araba. Fondano l'Unione Ladina e c'è la prima istanza di unione del popolo ladino. Attenzione, perché siamo nel 1905, la prima guerra mondiale ancora non la intravediamo neanche nel sentore, quindi è proprio una presa di coscienza del popolo ladino e una prima fondazione, 1905, prima Unione Ladina. Mi fermo al 1912 perché il 23 giugno del 1912 viene inaugurato a Pieve di Livinallongo quello che è diventato famoso, un monumento di Caterina Lanz, e quello nei documenti storici, nelle cronache di allora, viene ricordato come l'ultima grande festa popolare ladina. Si parlano di migliaia di persone che arrivano da tutte le valli ladine, e è l'ultima grande festa popolare che si ricorda prima di quello che sarà poi il dramma che inizia con il 1914. Infatti molte persone ritengono che quella sia una copia, la statua che vedete in piazza Livinallongo. In realtà durante il primo conflitto è stata portata a Corvara, è stata salvata e poi è stata riportata a Pieve, dopo la guerra. Però proprio vediamo uno slancio delle popolazioni nel voler salvare questo monumento, che probabilmente nel loro immaginario era rimasta proprio questa inaugurazione come un momento particolarmente toccante e di profonda unione con le comunità ladine delle valli vicine. Quindi non so, mi verrebbe da dire quasi che il referendum del 2007 affonda proprio qui le radici, ancora prima del primo conflitto mondiale, nel senso quando le popolazioni del capitanato d'Ampezzo prendono la coscienza assieme alle altre popolazioni di essere un tutt'uno linguisticamente e culturalmente. Sì, diciamo che questo excursus storico anche nel libro l'abbiamo fatto perché dobbiamo comprendere che anche prima del 1900, che magari come storia tutti conosciamo un po' di più o che siamo abituati a leggere nei libri di storia, prima della prima guerra mondiale c'erano 1000 anni di storia, quindi un'appartenenza millenaria a un mondo ben preciso, che quindi ha plasmato l'identità, la cultura, le tradizioni, quelle che poi ancora oggi noi cerchiamo di difendere, no? Ma su questo torneremo. Visto che hai accennato a questa particolarità del monumento di Caterina Lanza, bisogna ricordare anche una cosa: all'inizio del Novecento viene costruita la Dolomitenstrasse, no? La grande strada delle Dolomiti, che era un vero e proprio volano, che aveva come possiamo dire, aveva riempito la popolazione di grande fiducia, perché c'erano i primi turisti che stavano arrivando, i primi alberghi che stavano nascendo, le Dolomiti iniziano a essere conosciute in tutto il mondo, e quindi c'era questo orgoglio di voler presentare già allora la propria storia, perché Caterina Lanz risaliva al 1797, la battaglia di Spinges, quindi c'era già lì nel dire ai propri turisti, i primi turisti che arrivavano: guarda che questa è la nostra storia. Infatti quella statua ha costato tantissimo per allora, no? Si parla di circa 20.000 fiorini dell'epoca, e la cosa interessante è che l'erede al trono Francesco Ferdinando d'Asburgo, che poi sarà Francesco Ferdinando che viene assassinato a Sarajevo, sarà lui in persona a pagare parte di questa statua, perché i Fodomi si erano indebitati per la realizzazione e non riuscivano a completare il pagamento. Detto questo, tu mi chiedi dove affonda le proprie radici il referendum. Secondo me il referendum affonda le radici proprio lì, allo scoppio della prima guerra mondiale. Se sei d'accordo, magari noi leggiamo un primo passaggio molto semplice, no? Che ci fa capire qual era il sentimento. Allora, qui non siamo ancora in guerra,
o meglio, l'Austria è in guerra, siamo fra il 1914 e la primavera del 1915 e pensate cosa succede. Ovviamente l'Austria ha paura dell'entrata in guerra dell'Italia perché sa che quello è un fronte scoperto. Quindi l'Austria propone di cedere parte dei propri territori all'Italia in cambio della neutralità. Quindi abbiamo il ministro degli esteri dell'Austria-Ungheria che annuncia al governo del Regno d'Italia la disponibilità di cedere l'intero Trentino all'Italia, ma in questa missiva si legge appunto disponibilità di cedere il Trentino all'Italia, ma non le valli di Fassa, Livinallongo e Ampezzo, poiché si scrive la popolazione qui è ladina e tiene con tutte le fibre dell'anima sua a restare unite all'Austria-Ungheria. Quindi Vienna avrebbe sacrificato il Trentino, non ce ne vogliono gli eventuali amici trentini che sono qui stasera, no? Avrebbe sacrificato il Trentino, ma non le valli di Fassa, Livinallongo e Ampezzo, perché si dice tengono con tutte le fibre dell'anima sua a rimanere unite. Le settimane successive vengono inviate a Vienna numerose petizioni dalle valli ladine per supplicare di poter rimanere indissolubilmente legate all'impero austro-ungarico. Pensate, questo veniva scritto prima della dichiarazione di guerra dell'Italia. E poi c'è questo scritto famoso del decano di Livinallongo che invia una lettera a Bressanone congiuntamente alla rappresentanza comunale di allora, in cui scrive in ladino Fodom vuol dire fidelis homo. Fodom vuol dire uomo fedele. Nos volom reste fodomi con l'imperador e con l'Austria e non volom mei vegni italiani. Noi non vogliamo rimanere fodomi con l'imperatore e con l'Austria e non vogliamo diventare italiani. Questa era una lettera scritta prima della dichiarazione di guerra. Ecco, forse questo ci fa comprendere qual era il sentimento prima dell'inizio della guerra. Ovviamente la guerra stravolge tutto, io credo stravolge soprattutto nell'anima, nei sentimenti e forse quel dramma poi destabilisce proprio quelle popolazioni sia dal punto di vista organico, perché tanti sono quelli che cadono in guerra, tanti sono quelli che devono lasciare i propri paesi e quindi scappare profughi lontano da casa, tanti sono quelli che non torneranno perché, ricordiamo, la popolazione subisce un calo drastico e quindi poi anche a livello sociale e culturale da qui sicuramente inizia un nuovo capitolo. Sicuramente, come hai detto tu, c'è questa forte istanza, l'abbiamo anche appunto capito dai passaggi che ci hai letto. Però io credo che comunque, nonostante la guerra abbia portato distruzione e comunque anche lacerazioni profonde, questo senso di identità anche dopo non è che sia mutato, perlomeno diciamo dalla documentazione che abbiamo non sembra che sia mutato. Allora, se sei d'accordo, no? Visto che vai puntuale sulle richieste e sull'identità che sembra immutata, no? Io faccio una rapida carrellata dei passaggi che abbiamo riportato nella pubblicazione, che sono tutte le volte in cui queste popolazioni hanno chiesto prima del 2007 la riunificazione o la riannessione al Sud Tirolo, no? Qui siamo, potremmo dire, verso la fine della guerra, siamo però prima del 4 novembre del 1918, siamo esattamente all'11 ottobre 1918 e il Consiglio Comunale di Cortina d'Ampezzo, ecco ancora una volta Cortina d'Ampezzo che si muove per prima, invia un documento verso Bressanone e Innsbruck dove già si sente il rischio che la guerra l'Austria la sta perdendo e quindi qualcosa sarebbe cambiato in queste terre. Nella delibera del Consiglio Comunale del 1918 si scrive inviamo questa lettera dove verranno trattati gli interessi e l'avvenire dei paesi tedeschi e ladini tirolesi, augurandoci che l'avvenire dei paesi sia conforme ai desideri della popolazione di Ampezzo, che ha dimostrato in ogni occasione i leali sentimenti di fedeltà verso l'alta casa degli Asburgo. La rappresentanza comunale ritiene che i fatti fin d'ora dimostrati siano più che sufficienti a dimostrare l'attaccamento del paese verso il Tirolo. Questa è una prima presa di coscienza che c'è bisogno che qualcuno affermi l'autodeterminazione dei popoli, cioè il Consiglio Comunale dice
augurando che l'avvenire dei paesi sia conforme ai desideri della popolazione. Questo, io dico sempre, quello del 1918, quella delibera del Consiglio Comunale, è la prima richiesta di referendum, perché per la prima volta si dice: attenzione, qui c'è una popolazione, tenete conto di cosa chiede la popolazione. Dal 1918 andiamo al 1919, qui c'è sempre un pezzo che con sempre delibera del Consiglio Comunale si scrive: qualora il Regio Governo dubitasse che tale decisione, quindi quella di rimanere legata al Sud Tirolo, non sia conforme al desiderio della gran parte della popolazione del paese, chiediamo venga convocato un plebiscito. Quindi seconda domanda di referendum. In 2 anni. Se voi non vi fidate di quello che la Consiglio Comunale dice, chiedetelo alla popolazione. Attenzione, qui dobbiamo fare una piccola parentesi che è la più importante di tutta la vicenda. Nel 1919 viene siglato a settembre il Trattato di Saint-Germain. Il Trattato di Saint-Germain è sostanzialmente la nuova delineazione dei confini dopo la sconfitta dell'Austria nella Prima Guerra Mondiale. Nella nuova designazione dei confini, quindi con il Trattato di Saint-Germain, i 3 comuni di Colle, Cortina, Lampezzo e Livinallongo sono inseriti nel Tirolo Cisalpino. Quindi si riconosce che qui ci sono popolazioni ladine ex tirolesi, o possiamo dirlo allora ancora tirolesi, sono parte del Tirolo Cisalpino. Tirolo Cisalpino che comprende il Sud Tirolo attuale e il Trentino Alto Adige. La sede amministrativa allora era stata spostata a Trento, Cisalpino perché era a sud delle Alpi, quindi tutta quella porzione di ex Tirolo sotto il Brennero, quindi diciamo dal Brennero fino a Rovereto e fino ai nostri 3 comuni erano territorio, e così sarà fino all'avvento del fascismo. Questo dobbiamo assolutamente ricordarcelo, no? Cosa succede nel 1920, quindi anno successivo a quello che dicevamo prima? Primo raduno dei 70 rappresentanti delle 5 valli ladine, si trovano sul Passo Gardena, sul Sella si ritroveranno più tardi. 5 maggio 1920, per la prima volta questi rappresentanti espongono la bandiera ladina che avevamo alle nostre spalle, quindi 101 anni fa, e lì viene chiesto che il nuovo governo regnante, quindi al Regno d'Italia, riconosca i ladini come gruppo etnico a sé stante. Quindi questa è la prima richiesta di riconoscimento formale che sulle Dolomiti esiste questo popolo ladino che in quel momento si capisce non è né italiano né tedesco. Quindi un'autodeterminazione del popolo ladino che fa di se stesso sostanzialmente. Loro si riconoscono come ladini. Questa è l'istanza molto precisa, il riconoscimento di un gruppo etnico a sé stante, quindi nella nuova disegnazione di questo nuovo Stato italiano che era mutato anche nei confini, di riconoscere che in questo piccolo fazzoletto di terra, ma fra i più belli d'Italia perché le Dolomiti già allora sapevano essere un territorio molto bello e appetibile da tanti punti di vista, ci fosse il riconoscimento di questo popolo. Cosa succede? Che non sappiamo come la storia di lì agli anni successivi cosa sarebbe stato deciso dall'Italia o dal nuovo governo italiano, però come voi sapete quegli anni sono molto molto particolari, perché poco dopo, ottobre del 1922, abbiamo la marcia su Roma e lì l'Italia prende tutta un'altra piega. Perché lo dico? Perché è importantissimo per questi territori, lo sarà per tutto il Sud Tirolo per le ragioni che voi conoscete, ma nel 1923 viene firmato questo Regio Decreto con la firma di Benito Mussolini che cosa fa? Va a recare quello che noi chiamiamo il danno storico, no? Ovvero stabilisce la separazione, la tripartizione dei ladini in 2 regioni prima e poi in 3 province successivamente. Quindi con un Regio Decreto firmato a gennaio del 1923 Benito Mussolini stabilisce che Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia passano di giurisdizione, non più facenti parte dell'istituenda regione Trentino Sud Tirolo e provincia di Bolzano, o poi provincia di Bolzano, ma alla provincia di Belluno.
E c'è un perché di questo, e questo ci tengo a sottolinearlo, no? Già nel 22, ma insomma nel 23 c'è questo stratega trentino, chiamiamolo così, Ettore Tolomei, che in realtà è anche un grande studioso di toponomastica, cartografo e quant'altro. Ettore Tolomei viene però preso come potremmo dirlo, oggi sarebbe il consigliere per il governo romano, e Ettore Tolomei crede nell'italianizzazione del Sudtirolo e delle valli ladine, e lui in un discorso che fa a Piazza Walter a Bolzano, e che noi abbiamo recuperato proprio in questa ricerca, sostiene che i ladini delle Dolomiti sono come una macchia grigia che bisogna a tutti i costi grattare via, e che dopo l'opportuna assegnazione di Cortina d'Ampezzo e del Livinallongo alla provincia di Belluno non occorreranno altri mutamenti. Quindi lui ha proprio questa teoria che il popolo ladino, si dice, sono austriacanti, questi sono popolazione contadina, no? Rurale, di tradizione rurale, sono dei sempliciotti che questi hanno ancora l'imperatore in testa, è una macchia grigia da grattar via. Per lavaggio del cervello. E quindi torna al vecchio detto romano, no? Divite ed impera, separiamo la popolazione, la indeboliamo, e facendo così riusciremo a italianizzare anche i più duri da caparbi, testardi. I più caparbi e testardi. Andiamo avanti velocissimamente, arriviamo nel dopoguerra, anzi dobbiamo fare una parentesi: dal 43, esattamente dall'8 settembre del 43 fino a maggio del 1945 c'è l'occupazione tedesca. In questi territori vengono ripristinati i confini precedenti, quindi c'è l'amministrazione tedesca. Bisogna dire, per onore del vero, che c'è una parte della popolazione che vede questo come una cosa positiva. Questo servirà più tardi, negli anni successivi, a definire le nostre popolazioni come filonaziste, quando in realtà non c'erano neanche gli strumenti culturali per poter definire allora quelle persone naziste o filonaziste, no? Però rivedere l'amministrazione tedesca dopo tutti questi appelli che c'erano già stati alla riunificazione con il Sudtirolo, allora da gran parte della popolazione viene visto di buon occhio. Nel maggio del 45 succede quella che noi, quando parliamo, chiamiamoli così, esperti del settore, no? Diciamo un po' la barzelletta, perché come tante volte anche il sindaco Paolo Frena mi ricordano, in quel maggio del 45 un giorno eravamo aggregati al Sudtirolo, il giorno dopo eravamo in provincia di Belluno, no? E c'era una grande titubanza perché c'erano fortissime pressioni da una parte e dall'altra. Prevalgono le pressioni fortissime da parte del Comitato di Liberazione Nazionale con sede a Belluno. Abbiamo parecchi documenti, lettere che partono, documenti di pressioni forti affinché queste tre popolazioni siano annesse alla provincia di Belluno. E appunto il 4 maggio del 45 il comando militare annuncia delle forze alleate, annuncia la restituzione dei tre comuni alla provincia di Belluno. Nel 45 succede di tutto e di più. Nel 45, dopo questa scelta, c'è una sollevazione generale un po' ovunque, no? Gli ampezzani nell'estate del 1945 issano una bandiera tirolese enorme, no? di diverse centinaia di metri sulla cima della Tofana, che viene visto ovviamente come uno sfregio
si dicevamo viene issata questa bandiera enorme tirolese sulla cima della Tofana e il giorno dell'Assunta, no, il 15 agosto, tutte le donne ampezzane si presentano in chiesa con il vestito tradizionale all'ampezzana, tante indossando il grembiule giallo, simboleggiando sul vestito nero, no, che era il colore della bandiera asburgica, quindi era un'ulteriore provocazione. Nel dicembre del 45 viene fatta una raccolta firme molto semplice fra la popolazione, e in un solo giorno gli annuari ricordano 3.000 cittadini sono quelli che firmano per la riaggregazione al Sud Tirolo. Nel 1946 abbiamo la grande manifestazione il 14 luglio sul Passo Sella, lì si parla di oltre 3.000 persone da tutte le valli ladine che raggiungono il Passo Sella chiedendo di essere amministrati e di rimanere sotto un'unica amministrazione politica, quindi sotto un'unica provincia. Pensate che nel 1946 c'è anche la richiesta di un referendum. Qui parte da un fassano, da attivista della Ladinia Guido Iori, che scrive direttamente al presidente De Gasperi chiedendo che venga istituito un referendum per chiedere alle popolazioni ladine delle Cinque Valli in quale provincia vogliono risiedere e da chi vogliono essere amministrate. Capiamo quindi che anche i fassani, cioè non solo Livinallongo, Colle Cortina, ma anche la Val di Fassa soffre il fatto di essere, diciamo, stata messa con Trento, quindi di non essere tutti sotto un'unica entità amministrativa. Più che soffrire, loro si rendono conto che a 20 anni dalla tripartizione quell'idea di Tolomei di indebolire il popolo ladino dividendolo in 3 diverse province iniziava a avere i propri frutti, perché il popolo aveva una debolezza di fatto, no? Quindi ecco perché chiedono. Nel 46, settembre 46, abbiamo i primi racconti che i 3 sindaci di questi 3 comuni scendono a Roma per trattare direttamente col governo la riannessione al Sud Tirolo. A novembre del 46 ci sono le prime elezioni del dopoguerra, no? del secondo dopoguerra, e si presenta per la prima volta la lista Zent-Ladina, fondata a Cortina d'Ampezzo, che ha sul proprio simbolo quella stella alpina che poi diventerà il simbolo della Südtirol Volkspartei. A Cortina d'Ampezzo Zent-Ladina vince 16 seggi su 20 e a Colle Santa Lucia 12 su 15, mentre a Livinallongo non abbiamo i dati perché le elezioni di allora sembrano state boicottate, perché il risultato sarebbe stato plebiscitario e quindi si scrive per paura che i dati elettorali fossero troppo favorevoli ai candidati filo-austriaci. Andiamo avanti, qui è tutto un susseguirsi. Nel 1947 abbiamo le delibere di consigli comunali di tutti e 3 i comuni che chiedono l'aggregazione alla regione Trentino Alto Adige, che si stava formando e istituendo in quei giorni. Dopo il 47 abbiamo, questo ve lo leggo, nel 1948 ovviamente tutte queste petizioni arrivano a Roma, no? E quindi anche a Roma il Parlamento dice: ma qui dobbiamo decidere cosa fare con questi rompiscatole. Eravamo rompiscatole anche allora, non solo oggi. E il 29 gennaio del 48 a Roma, durante l'Assemblea Costituente, si discute il caso Cortina, come veniva chiamato, no? Il caso Cortina. E qui proprio nella trascrizione dei discorsi di allora fatti alla Camera dei Deputati, vi leggo queste 2 considerazioni perché secondo me sono molto molto importanti. Allora, qui c'è un parlamentare trentino, l'onorevole Carbonari, che ricorda il Trattato di Saint-Germain e dice: noi abbiamo votato nel primo dopoguerra un trattato internazionale che prevede che questi 3 comuni facessero parte del Tirolo Cisalpino, quindi fossero aggregati al Sud Tirolo. Poi è arrivato un dittatore che non ha più osservato le leggi dello Stato, se le ha fatto le sue, e con un imperio ha stabilito la disgregazione dei ladini e quindi la separazione di questi 3 comuni dal Sud Tirolo. Ora noi nel 48, dopo
i 20 anni di fascismo, dopo la dittatura, ci ritroviamo qui e lui dice non si può usurpare di un diritto derivante da una legge votata dal Parlamento italiano, si riferisce al Trattato internazionale di Saint-Germain, quindi non si può usurparlo attraverso un decreto proposto e firmato dal tiranno Benito Mussolini, no? Quindi già lì si dice ma com'è possibile? Noi non possiamo tener conto della legge fascista che ha cancellato la legge dei trattati internazionali. Ironia della sorte, questo è vigente allo stato attuale, la legge del 23 è tuttora vigente, no? Poi io ho trovato nelle memorie di questo onorevole Paolo Emilio Taviani, e lo possiamo citare perché è mancato parecchi anni fa, era vice segretario della Democrazia Cristiana di allora, e lui scrive nella sua autobiografia: la proposta di restituzione di Cortina alla provincia di Bolzano giunse in aula sostenuta da una larga parte della Democrazia Cristiana. Su questo tema mi intestardì personalmente, misi insieme una decina di deputati della Democrazia Cristiana, miei amici, che vigilavano in aula e mi avvertivano al momento dei voti. Insieme votammo con le sinistre e con la destra contro la proposta democristiana e così Cortina rimase nella regione veneta. Cioè capiamo che qui i fatti storici che poi hanno determinato i decenni a venire si sono determinati dalla cociutaggine o dall'intestardimento di qualche singolo. E questa è una cosa che a me ha portato la massa, diciamo, a seguire uno o l'altro in sede di votazione e poi... Sì, in sede di votazione, questo dice chiaramente, è stato il mio partito a proporre la restituzione di Cortina d'Ampezzo alla provincia di Bolzano, ma su questo io mi sono intestardito e ho votato con i miei amici, insieme alle sinistre, insieme alla destra, quindi insieme alle minoranze, perché questo non succedesse. Velocissimamente un accenno, se me lo concedi Giulia, lo facciamo sugli anni 50, perché come sai, come sappiamo, sono stati gli anni delle Olimpiadi. A molti parve che anche i Giochi Olimpici del 56 furono l'occasione per ribadire l'italianità di Cortina d'Ampezzo, no? E quindi ad estirpare definitivamente quel sentimento che scocciava molti, no? Perché si diceva a Cortina d'Ampezzo ci sono ancora molti di questi austriacanti che ricordano con nostalgia l'impero asburgico. Pensate che nel 1952, questa è una notizia che mi ha fatto, insomma, non dico rabbrividire, ma riflettere, il sindaco Rimoldi, che era un albergatore milanese, sicuramente non era ampezzano, riesce ad ottenere dal governo italiano 2,5 milioni di lire, siamo nel 1952, per ristabilire l'italianità nei territori dell'Ampezzano. Quindi c'è un investimento di 2,5 milioni di lire per ristabilire l'italianità a Cortina d'Ampezzo. Velocissimamente, 1964, altre delibere dei comuni per richiedere l'aggregazione. Nel 65 nasce l'Unione della Dinza Fodom col presidente Bruno Trebo, che poi diventerà sindaco. Nel 73, nel 77 altre delibere di consigli comunali, quindi anche durante tutta la seconda parte del Novecento abbiamo queste delibere che chiedono il distacco dalla regione Veneto per la riaggregazione al Trentino Alto Adige. Mi fermo con questo racconto di tutte le petizioni al 1991, perché vi leggo un passaggio. Nel 1991, quindi ci stiamo avvicinando rapidamente ai giorni nostri, le 3 amministrazioni comunali di Livinallongo Colle e Ampezzo valutano tra di loro la possibilità di indire un referendum per il distacco dei 3 comuni dalla regione Veneto. Il sindaco Roberto Gaspari Bandion dichiarerà molti anni dopo: da tempo a Venezia, per agevolare gli interessi di qualcuno, continuavano a bocciare le proposte che giungevano da Cortina d'Ampezzo per risolvere i problemi legati al piano regolatore. Così mi sono recato personalmente in regione, ricordo era il sindaco, sperando di trovare una condivisione alle nostre idee. I politici di allora mi presero in disparte e mi dissero che al nostro piano regolatore ci avevano già pensato loro e che, se avessimo proseguito sulla strada del referendum, ci avrebbero messo tutti a pane e acqua. Quindi attenzione, perché questo è un fatto politico molto delicato. Nel 1991 la regione Veneto dice al sindaco di Cortina d'Ampezzo: lascia stare
la questione referendaria in cambio dell'approvazione del piano regolatore di cui si discuteva da anni. Nel 1992 a Livinallongo c'è un tentativo, c'è un pre-referendum, o meglio c'è l'Unione dei Ladins che chiede all'amministrazione di indire un pre-referendum, ovvero una sorta di sondaggio in cui viene chiesto alla popolazione: volete che venga indetto un referendum? Quindi non viene chiesto volete il passaggio, volete l'indizione di un referendum. Questo l'ho citato perché abbiamo già chiaro chi sono gli avversari di questa intenzione, no? Ovviamente c'è la discesa in campo della politica veneta con la Democrazia Cristiana in primis, che con una serie di convegni, lettere, articoli, pubblicazioni cerca di frenare la popolazione di Livinallongo in questo primo sondaggio. C'è l'avversità della stampa locale, in particolare del Gazzettino, e c'è la posizione nettamente contraria al referendum espressa dalla Chiesa locale e bellunese. Per tutte queste ragioni quel pre-sondaggio fallisce. Circa il 55% della popolazione di Livinallongo, dei votanti, dice no, noi non vogliamo il referendum. Ok, mi fermo qui. Direi che è stato un excursus storico abbastanza denso di contenuti, però dal quale, se dovessimo fare tirare le somme, non so, in poche parole, cosa hanno subito queste 3 comunità di Soramont, come tu giustamente le hai chiamate, in questi anni? Cioè, per voler come posso dire, portare avanti, far valere questa loro identità. Perché alla fine tu hai appena accennato, il piano regolatore di Cortina non viene approvato se fate il referendum. Cioè, sono proprio non vorrei chiamarli soprusi, però insomma viene proprio insabbiata la loro identità, mi verrebbe da dire. Allora, più di una volta, no? Soprattutto così i miei amici anche di scuola, no? Compagni di scuola, e così mi dicono: ma per forza, se continuate con sta storia vi rendete antipatici, no? Allora, sicuramente al giorno d'oggi ci siamo presi contro l'antipatia, non la simpatia, perché noi siamo sempre quelli che dobbiamo rivendicare qualcosa di nuovo, quelli che vogliono andarsene, quelli che non si sentono di qua, quelli che non si sentono di là, e voi la vostra bandiera ladina, e voi la vostra bandiera tirolese. Quindi sicuramente è una gran antipatia, ma noi siamo fortunati, perché bastasse l'antipatia, ma i nostri predecessori hanno subito ben altro, no? Solo 2 o 3 accenni. Insieme all'Unione dei Ladini Zampezzo abbiamo da poco pubblicato un volume del professor Giacomel che tratta la questione degli internati, che tantissimi non conoscono, no? Nel 1915, quindi subito dopo l'occupazione di Cortina d'Ampezzo da parte dell'esercito italiano, inizia questa prassi, no? Di internare tutte le persone che sono avverse al nuovo Stato, alla nuova cultura che viene imposta, no? Quindi i primi a subire, tu dicevi cosa hanno subito, sono stati questi, e andavano a prendere le persone più influenti, solitamente il sindaco, il parroco, viene internato il decano d'Ampezzo, quel famoso Don Antonio Pallua che avevamo citato prima, lo stesso, vado a memoria, Don Francesco De Clara era parroco di Colle Santa Lucia, viene internato insieme a un Codalonga, mi sembra che era allora sindaco. Insomma, tutti coloro che avevano anche solo un atteggiamento di ostilità nei confronti dell'esercito occupante veniva internato. Cosa significava? Che questo veniva portato via dalla propria famiglia e portato in una condizione di semiprigionia all'interno dell'Italia, tanti in Piemonte, ma anche nell'Italia centrale, nell'Abruzzo, anche nel sud Italia. Sì. Io ho riportato, appunto, vi leggo solo questo paragrafo: fra gli internati troviamo il decano d'Ampezzo, appunto il cappellano Don Angelo Frena, originario di Colle Santa Lucia, e il parroco di Colle Santa Lucia, Francesco De Clara. Tutti accusati, questo è su un rapporto dei carabinieri, tutti accusati di essere austriacanti, ostili alla dominazione italiani, non collaborativi con le autorità italiane e soprattutto non collaborativi nel diffondere con la predicazione domenicale i sentimenti di italianità. Quindi qui si pretendeva che queste popolazioni, ma soprattutto anche questi sacerdoti, no, che venivano da decenni di quello che abbiamo detto prima, di appartenenza politica a un certo mondo,
dall'oggi al domani andassero in chiesa a predicare il sentimento di italiano di fedeltà contro i loro principi, contro la loro storia, la propria identità. Quindi ecco, gli internati è stato un esempio eclatante di cosa hanno dovuto subire. Qui potremmo parlare sere intere su quello che hanno subito le nostre popolazioni nel 1939 in seguito all'accordo Mussolini-Hitler sulle opzioni, quindi questo doversi dichiarare o italiani o tedeschi, dover lasciare per le famiglie optanti la propria terra, la propria casa e sentirsi non accetti né da una parte né dall'altra. Questi sono i due emblemi. Poi, come abbiamo detto, i casi sono molti, i racconti di chi ha vissuto in prima persona queste battaglie. Ecco, adesso poi entreremo per l'ultima parte in quello che è stato proprio il referendum vero e proprio. Cosa hanno subito le persone dovremmo chiederle ai diretti protagonisti, no? Io sono quasi imbarazzato questa sera perché fra il pubblico, poi lo ricorderemo, insomma, ci sono le persone che hanno firmato per prime le prime istanze referendarie, chi le ha approvate nei consigli comunali, e sarebbe interessante capire da loro cosa hanno subito, o meglio quali carriere lì magari si sono spezzate, cosa hanno dovuto rinunciare, a quali amicizie magari hanno perso per strada. Insomma, io credo che sia sempre stato un tema molto divisivo, e scopo di questa pubblicazione è di far capire anche a chi non conosce quali sono le ragioni profonde, no? Perché poi c'è sempre una ragione profonda, io credo storico-culturale, vera, e che quindi non ci sia bisogno né di trattarci da antipatici e tantomeno da qualcos'altro. Dicevi giustamente per quest'ultima parte il referendum del 2007. Nel 91 ci hai raccontato cosa era successo a Cortina, nel 92 a Livinallongo. Perché proprio il 2007? Qua io non sono capace di rispondere, solo perché il 2007 magari appunto i protagonisti di allora potrebbero dirlo meglio di me. Certo è che in quei primi anni 2000 succedono tante piccole cose. Cioè magari si è, non so, creata una congiuntura favorevole, non lo so. Sì, io ho provato a analizzare questa cosa qui. Allora, nel 1999 per la prima volta lo Stato italiano ci dice che siamo una minoranza linguistica vera e propria, no? Quindi con la legge 482 del 99 si dice, beh, anche a Livinallongo, Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo si parla ladino, e questa è una popolazione storica presente sul territorio che parla una lingua storica, quindi c'è un primo riconoscimento. Infatti nel 2000 i 3 consigli comunali fanno una stessa delibera in cui si dice che si dichiarano ladini, ma che fanno parte della ladinità delle Dolomiti, che fa capo all'Unione Generale dei Ladins, e quindi c'è questa ufficializzazione anche da parte delle amministrazioni comunali. Subito dopo, 2003-2004, si decide di istituire l'Istituto Culturale Ladin Cesa Desan, ricordiamolo in contrapposizione all'idea della provincia di Belluno di creare un unico istituto ladino. Non entriamo nella questione della neoladina perché sarebbe troppo complicata da affrontare, però la provincia di Belluno voleva l'istituzione di un unico istituto provinciale per la lingua ladina, per tutte le realtà, se non erro sono 38 i comuni che nel 2000 sono dichiarati ladini, oltre ai 3 comuni insieme, ai 3 comuni del Souramonta. Quindi le 3 amministrazioni insieme alle 3 unioni ladine hanno la forza e il coraggio di dire di no alla provincia di Belluno e di istituirsi con risorse allora praticamente nulle, di istituirsi un proprio istituto culturale ladino, e non lo dico perché ora sono io direttore, ma è stato un atto probabilmente coraggiosissimo e lungimirante fatto allora. Nel 2002 a Cortina d'Ampezzo si era firmata la fondazione, l'atto costitutivo della Schützencompagnie, della ricostituzione della Schützencompagnie Ampezzo-Heiden. Nel 2006 l'atto costitutivo della Compagnia degli Schützen di Livinallongo e Colle Santa Lucia, quindi c'è tutto un movimento anche di riscoperta storica e culturale in quel periodo. Nel 2007 in primavera nasce la Lia dei Comuns Ladins, quindi questo organismo che mette attorno a un tavolo tutti i sindaci di tutti i comuni delle 5 valli ladine, e quindi probabilmente tutto questo fa sì che nel febbraio, esattamente il 9 febbraio 2007, le 3 presidenti dell'Unione dei Ladins, ne abbiamo 2 questa sera qui, era ancora allora presidente Elsa Zardini dell'Unione dei Ladins d'Ampezzo, a Colle Santa Lucia Paola Agostini,
con la presidente di allora dell'Unione della Dins da Fodom, Lezuo, firmano questa lettera ufficiale che arriva ai comuni ai 3 comuni di richiesta di indizione del referendum. Da lì c'è un passaggio ancora più decisivo, probabilmente perché la questione era molto delicata, perché non era affrontata da quel 1923. Dal 1923 la popolazione continuava a chiedere che ci fosse questo referendum, e lì probabilmente, io lo colgo dai racconti dei protagonisti, c'è anche Giovanni Pellegrini, Nani Goboco, cioè parte del comitato referendario insieme ad altri, si intuisce che il momento era quello giusto, no? Mi raccontava anche poco prima di iniziare questa serata Paolo, che proprio sotto quel campanile di Cortina d'Ampezzo, no? Lui aveva il timore, la sera del Consiglio Comunale in cui si formalizzava la richiesta, ce la facciamo o non ce la facciamo, e tutto è andato nel verso giusto, nel senso che le 3 amministrazioni votano a favore con larga maggioranza, e quindi parte l'iter referendario, e quindi va a Roma da parte delle amministrazioni comunali la richiesta di questo referendum costituzionale, che è previsto dall'articolo 2 del comma 2 dell'articolo 132 della Costituzione, e che prevede proprio la possibilità di passaggio per comuni e province da una regione all'altra. Quindi tu dicevi febbraio, noi sappiamo poi il referendum si è tenuto in autunno, naturalmente ci saranno stati mesi, io adesso non so, avevo 14-15 anni, cioè io ero piccolina, cioè io mi ricordo comunque tutto questo fermento, questa cosa che c'era stata, però anche una campagna, diciamo se vogliamo, più o meno mediatica, proprio di chi era a supporto del referendum, ma anche chi non era a supporto di questo referendum. Infatti, voglio dire, da febbraio all'autunno ci sono stati diversi mesi, insomma, per far emergere queste 2 anime. Sì, diciamo che io vado a memoria, perché era una cosa che già mi prendeva e mi interessava la vicenda allora, seppur giovanissimo, no? Forse non ci si credeva fin dall'inizio, e subito dopo le delibere dei consigli comunali c'era stato un momento di stallo, perché poi arriva a luglio, mi sembra fine luglio, il 30 luglio, il decreto del Presidente della Repubblica che fissa la data del referendum. Quindi fino a quel momento sembrava una cosa ancora che non potesse avvenire, no? Però quando il decreto presidenziale viene pubblicato in Gazzetta, in cui si dice che il 28 la domenica 28 ottobre 2007 nei 3 comuni ci sarebbe stato questo referendum previsto dalla Costituzione, il cui quesito era il seguente: volete che il territorio dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Coldilano e Colle Santa Lucia sia separato dalla regione Veneto per entrare a far parte integrante della regione Trentino Alto Adige? Questo viene pubblicato, e quindi da quel momento si sa che si andrà al voto. Sì, ovviamente lì parte una campagna elettorale anche piuttosto accesa. Io posso testimoniare dal mio punto di vista su Livinallongo, le istanze contro il referendum erano pressoché inesistenti, era più la pressione mediatica esterna che era tutta contraria. In ogni caso, cosa succede in quei mesi? Si costituisce un gruppo a fianco che affianca il comitato referendario, che si chiama Amici della Ladinia, con 2 personalità di spicco e che credo molto fondamentali in tutta la vicenda referendaria, che sono il dottor Marco Pizzinini e il professor Paul Videsot, che sono un po' la mente e il braccio di questo gruppo, che raccoglie molte persone anche delle altre valli ladine che sostengono con forza il nostro referendum. Nasce a Cortina d'Ampezzo un gruppo, mi sembra si chiamasse Progetto Referendum, capitanato da Eddie De Menego, che anche lì raccoglieva soprattutto persone della piccola medio impresa, no? Originari di Cortina d'Ampezzo, che avevano già avuto esperienze in amministrazione comunale, e che quindi analizzavano proprio da un punto di vista amministrativo quali sarebbero stati i pro in caso di passaggio. C'è l'appoggio incondizionato dell'Unione Generale delle Ladins delle Dolomites, con a capo Michil Costa, personaggio già allora molto conosciuto non solo a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale, e quindi è un appoggio che pesa.
C'è l'uscita anche a sorpresa, la presa di posizione a sorpresa del presidente degli agricoltori e del presidente delle associazioni turistiche del Sud Tirolo, e fondamentale per il peso politico c'è la presa di posizione del Dolomiten e di tutta la famiglia a capo della linea editoriale, che è la famiglia Ebner, e quindi tutta la stampa sudtirolese che fa capo appunto alla famiglia Ebner aveva sposato l'istanza referendaria. I contrari, il simbolo di chi era contrario era sicuramente il presidente Giancarlo Galan, che non si è trattenuto in uscite pesanti, offensive, ha commentato il referendum come rigurgito etnico. Ricordo una sua apparizione a Cortina d'Ampezzo alla festa di Rabandes, in cui disse che i ladini, comportandosi così, si sarebbero ridotti a una sorta di riserva indiana in cui anni dopo sarebbero arrivati, cioè non restava che portare i turisti a portare le noccioline, no? Paragonandoci a qualche animale rinchiuso in qualche zoo. C'è il presidente allora della provincia di Belluno, Sergio Reolon, che si dichiara contrario, seppure dimostrando una certa sensibilità nel tentare di capire almeno quali potevano essere le ragioni. C'è la contrarietà di un gruppo di sindaci bellunesi che avanza addirittura l'ipotesi che il nostro referendum non rispecchiasse la Costituzione, quindi fosse incostituzionale. A Cortina d'Ampezzo nasce un comitato dei perplessi che distribuisce dei volantini su vari temi. Sull'ultimo di questi volantini invita espressamente gli ampezzani a votare contro. C'è una durissima campagna da parte di una parte della stampa locale, in particolare l'Amico del Popolo, che è di proprietà della diocesi di Belluno. C'è una prima dichiarazione di assoluta contrarietà da parte dell'allora decano di Livinallongo, Monsignor Alfredo Murer, che poi si riguarderà in questa posizione, insomma ritratterà questa prima dichiarazione contraria. E io mi ricordo quell'estate lì del 2007, i giornali erano pieni di esternazioni da parte di questi signorotti classici che frequentano Cortina d'Ampezzo, in particolare capitanati dalla famosa Marta Marzotto, pace all'anima sua, che e l'ho anche riportato, mi sembra, alcune cose, che dice: ma cosa vogliono questi ladini, no? Bisogna ricordare a questi ladini che la guerra l'hanno persa, allora mica vinta, quindi che stiano zitti, no? Sono solo degli ingrati, gli ampezzani un popolo di ingrati. Tutte queste uscite che erano più folcloristiche che di sostanza politica. Ecco, questa era un po' la diatriba, il clima di allora. Un clima che però dopo appunto la fine di ottobre, una volta resi noti gli esiti del referendum, ha in realtà fatto vedere al mondo che dei tre popolazioni avevano espresso una volontà piuttosto chiara rispetto all'argomento. Seppur con tutte le peripezie che ci hai raccontato dei decenni precedenti, però la volontà è stata molto chiara, molto palese. Allora qui dobbiamo essere onesti, no? Poi magari possiamo ricordarli i risultati, no? Ovviamente per arrivare a quei risultati, possiamo anche dirli, no? Il quorum fu superato, ricordo che era necessario il quorum del 50% degli aventi diritto al voto, no? Il quorum viene superato in tutti i tre comuni, quindi il referendum è valido in tutti i tre i comuni. A Cortina d'Ampezzo vota sì, quindi per il distacco del proprio comune dalla regione Veneto il 76,5% della popolazione, a Colle Santa Lucia l'83,3% e a Livinallongo l'86,4%. Allora qui dobbiamo essere onesti intellettualmente. Ovviamente per raggiungere percentuali di questo tipo sono state tante le concause che hanno portato che hanno permesso di raggiungere questo risultato. Io sostengo, perché è nell'evidenza dei fatti, che tutti quegli aspetti storico-culturali e tutti quei passaggi storici che queste popolazioni hanno vissuto siano stati determinanti. Sono state determinanti perché questa è la differenza con tutti gli altri referendum che si sono svolti negli altri comuni della provincia di Belluno, in cui alcuni sono andati con esito positivo, ma tantissimi sono andati con esito negativo. Ma tra l'altro anche contestuali più o meno a quello nostro. Contestuali, sempre più o meno di quegli anni. Quindi ci deve essere una ragione storica, culturale, identitaria sicuramente,
è innegabile, e questo dobbiamo essere onesti nel dire che agli occhi di tutti, penso a tutti coloro che sono seduti anche qui questa sera, il sistema amministrativo di autonomia, di trattenuta di una parte delle risorse economiche e di gestione di un certo tipo delle stesse faccia gola e siano appetibili, e quindi che ci sia anche un discorso economico. Questo è evidente, no? Un altro che potremmo inserire in questo, ma che va trattato a parte, è il fatto che l'avversità, la sordità della politica veneta nei confronti dei bisogni dell'istanza della montagna ha fatto sì che quello fosse anche una valvola di sfogo di protesta, no? Che però, ripeto, non basta, perché quei referendum che sono stati montati, fatti e realizzati in segno di protesta, molti di quelli non hanno raggiunto neanche il quorum, no? Per arrivare a queste percentuali ci deve essere stato per forza di cose un amalgamento di tutte queste motivazioni. Allora, tu dicevi ragioni politiche, però menzionavi anche prima, nel corso di tutta la serata, a più riprese, hai citato il discorso della componente religiosa, ecclesiastica, prima come per prendere coscienza dell'essere ladino. In queste ultime battute che hai fatto dici il giornale L'Amico del Popolo era contrario. Quanto ha pesato a livello religioso nelle nostre popolazioni? Mi provochi, adesso mi provochi. No, vabbè, se vuoi fare una battuta, 2 parole, perché insomma... No, contestualizziamo dal punto di vista storico, così non vado in giudizi personali che non è né luogo né nella sede per farli, no? Allora, la Chiesa e il clero sono sempre stati ritenuti soprattutto un'autorità e per tale fondamentali per non dico la Costituzione, ma la formazione. Vi leggo questi 2 passaggi perché sono interessanti. Nel 1921 la Chiesa e il clero di Bressanone, perché ricordiamo allora le nostre parrocchie dipendevano direttamente da Bressanone, sono un problema. A Cortina d'Ampezzo la rappresentanza comunale, per un antico diritto che hanno tuttora, sceglie come proprio decano un sacerdote ladino, Don Pietro Frena de Metz. I membri del circolo nazionalistico Nuovo Ampezzo sono indignati della nomina e chiedono al commissario generale di Trento di impedirne la nomina. Attenzione, perché qui siamo ancora prima del 23, quindi facciamo ancora riferimento amministrativo a Trento. Le autorità italiane tentano più volte di farlo sostituire con un sacerdote che, si legge, favorisca con la sua influenza morale l'italianità della popolazione. I carabinieri, infatti, in un verbale inviato in prefettura, scrivono: si accerta una sorda avversione delle locali autorità ecclesiastiche a tutte le iniziative tendenti ad un'affermazione del sentimento italiano in Cortina d'Ampezzo. Anche a Fodomma si cerca di agire sul trasferimento del decano Don Pietro Sorarui. Per il suo allontanamento, pensate, si scomono addirittura 2 deputati della caratura di Alcide De Gasperi e di Francesco Salata. Quest'ultimo scriverà una lettera personale al vescovo di Bressanone in cui, pensate, offre, qui da Roma, si offre in cambio della cacciata del sacerdote di Fodomma, troppo ladino tirolese, troppo austriacante, in cambio sarebbe stata garantita la ricostruzione della canonica bombardata durante la prima guerra mondiale. Quindi si arriva anche al ricatto per far sì che questi sacerdoti scomodi fossero rimossi dai propri posti. Siamo l'anno successivo, nel 22, a luglio. Si predispone il passaggio dei 2 decanati dalla diocesi di Bressanone alla diocesi di Belluno, 1922. Di fronte a tale pericolo, il 7 luglio 1922 si riuniscono a Corvara tutti i sacerdoti ladini per affrontare questa questione. Per scongiurare il cambio di diocesi, una delegazione formata dal decano di Marebbe, del decano di Ampezzo e dal decano di Livinallongo viene inviata direttamente a Roma in udienza al sommo pontefice Pio XI. In seguito a questo incontro, i confini diocesani rimangono per ora invariati. Siamo nel 22. Sappiamo che questo tentativo da parte di una certa parte della politica, da una certa parte della politica bellunese veneta, continua nei decenni, fino a che non si arriva anche qui probabilmente al momento storico adeguato, alle persone giuste nei posti giusti,
e nel 1964 c'è il passaggio di diocesi. Nel 1964 c'è questo riordino delle diocesi italiane e senza, come l'abbiamo ricordato più volte, senza interpellare le popolazioni locali ma neanche il clero locale, in una domenica di agosto viene annunciato che il Papa ha firmato il decreto per cui dopo una millenaria appartenenza delle nostre parrocchie alla diocesi di Bressanone, prima Principato poi diocesi di Bressanone, c'è il passaggio alla diocesi di Belluno-Feltre. Questo avviene appunto nell'estate 1964 e da allora potremmo raccontare tante cose che questa sera non raccontiamo. Certo è che tanti sono stati gli episodi in cui, soprattutto nel passato, anche dal punto di vista religioso, che storicamente, ma questo succede un po' ovunque, nelle comunità più piccole, no? Quelle che sono un po' più isolate, la tradizione religiosa è sempre quella che si mantiene in modo più forte, no? E più coeso anche all'interno della popolazione, e spesso c'è stata un'avversità nei confronti di questi piccoli gesti, seppur esteriori, magari dal punto di vista effettivamente cristiano poco significativi, ma che hanno una grande valenza culturale e identitaria e che spesso da quel clero che non li concepisce perché non fanno parte della propria identità. Tramite l'esplicazione di certi riti, certe abitudini, magari le popolazioni sentivano più loro certe manifestazioni religiose, dico io, no? Ecco, lasciami, così chiudiamo questa parentesi. A Livinallongo siamo più che soddisfatti proprio in queste settimane perché dopo che anch'io personalmente, insomma, al vescovo di Belluno-Feltre avevamo fatto presente tutte queste vicende storiche, no, che avevano caratterizzato questi decenni, tutto il secolo del Novecento. Abbiamo detto, ma eccellenza, noi abbiamo bisogno di avere sacerdoti che capiscano la nostra realtà e possano godere anche di queste nostre peculiarità così culturali, identitarie, no? E quindi dopo decenni, adesso non ricordo l'ultimo parroco ladino che c'è stato a Livinallongo, ma insomma è notizia delle settimane scorse che un sacerdote ladino, Pezzano in questo caso, è stato nominato decano di Livinallongo, in cui speriamo che questo sia l'inizio, insomma, per poter anche riprendere quella collaborazione secolare che Livinallongo ha sempre avuto con Colle Santa Lucia in quel famoso decanato ladino di cui abbiamo parlato. Quindi dai, guardiamo con fiducia al domani. Chiudiamo la parentesi. Assolutamente, no, siamo fiduciosi nel nostro futuro. Però anche perché siamo oltre il tempo. Sì, no, per concludere molto brevemente la nostra serata. Siamo qui ancora ora a parlare di referendum. Il referendum è stato nel 2007. Se ci puoi riassumere cosa è accaduto in tutti questi anni, ma soprattutto perché siamo ancora qui che ne parliamo. Oltre al fatto magari ovvio che, come sappiamo, non ha trovato forse seguito questa volontà plebiscitaria proprio per il sì. Però voglio dire, magari ci sono anche altre motivazioni del perché siamo ancora qui che ne parliamo. Ma allora io magari ve lo lascio, visto che non abbiamo tanto tempo, ve lo lascio scoprire leggendo quelle ultime pagine del quaderno in cui si capisce che il referendum non è comunque venuto per nulla, no? Non c'è stato per nulla, ci sono stati tanti passaggi magari che non si coglie subito l'importanza, ma per dire anche solo l'opportunità che alcuni dei nostri coetanei hanno avuto di fare le scuole superiori all'estero tramite questa borsa di studio che viene direttamente finanziata dalla provincia di Bolzano. Questa è una, no? Poi ci sarebbe tutto il discorso della presenza istituzionale delle tre amministrazioni nell'Euregio Tirolo, su Tirolo Trentino. Sarebbe interessante capire i ricorsi che sono stati fatti alla Corte dei diritti dell'uomo da parte di molti anche qui presenti che hanno sottoscritto personalmente vari passaggi, che qualcosa, i frutti, le collaborazioni sono aumentate, insomma è stato fatto un passo avanti. Ha smosso le coscienze, diciamo così, ha smosso tante cose. Stiamo parlando perché il referendum del 2007 è assolutamente valido, no? Per la Costituzione italiana non c'è nessuna norma che preveda che dopo 8 anni un referendum costituzionale decada, anzi c'è una legge
degli anni 70, del 73, che proprio norma la materia referendaria, che dice che entro 60 giorni il governo è obbligato a presentare una proposta di legge che preveda l'istanza referendaria, no? Quindi che preveda il passaggio in questo caso. Sono state diverse le proposte di legge presentate, anche lì le trovate tutte riassunte nel quaderno. Il caso non è mai arrivato in discussione in Parlamento, anche qui ci sono state molte discussioni tecniche sul fatto che siccome l'Alto Adige ha un'autonomia che è regolata da accordi internazionali, serve una legge costituzionale, l'Austria deve... Guardate, nel 2017 Sappada, che aveva fatto il referendum nel 2007 come noi, se non ricordo male, è passata con una legge ordinaria da una regione a statuto ordinario a una regione a statuto speciale. Quindi è stato sfatato un mito che per passare in una regione a statuto speciale servisse una legge costituzionale. Quindi la questione è lì, è aperta. Tanti, quando ci troviamo anche semplicemente al bar a parlare di queste questioni, dicono ma qua non c'è più nessuno che fa niente. Ma noi non dobbiamo più fare niente. Noi il 28 ottobre 2007 abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, abbiamo utilizzato uno strumento datoci dalla democrazia, dalla nostra Costituzione, abbiamo votato, la maggioranza della popolazione liberamente ha espresso la propria opinione, dopo 14 anni è ancora lo Stato italiano che deve prendersi sulle spalle l'onere di mettere fine a questa questione. Attenzione, va detta una cosa, il Parlamento italiano è libero di dire sì o no. Il referendum non ha nessun vincolo, il risultato del referendum non ha nessun vincolo sulla proposta di legge, ma la palla è assolutamente in mano al Parlamento e il Parlamento prima o poi dovrà dire sì o dire no ed eventualmente motivarci il perché del sì o il perché del no. Ecco, io chiudo dicendo che noi ne parliamo ancora e speriamo se ne parli ancora in futuro proprio perché crediamo nella democrazia e proprio perché c'è la democrazia che ci mette in mano questi strumenti, noi li utilizziamo, li abbiamo utilizzati e sarebbe bello che anche chi è a capo delle istituzioni, che è regolamentato da quelle questioni, cioè da questi strumenti, la Costituzione in primis, ci credesse un po' di più o almeno al pari di noi nella Costituzione. Non voglio essere pesante, io voglio ricordare ancora questo fatto storico che però è determinante. Nel 1919 i trattati internazionali prevedevano che i territori di questi tre comuni erano parte integrante, chiamiamo dell'attuale regione Trentino Sud Tirolo, no? Del Tirolo Cisalpino. È stata la legge fascista che per volontà di distruggere questa minoranza l'ha separato. La domanda è, ma questo Stato italiano arrivato nel 2021 può ancora permettersi di accettare quella legge firmata da Benito Mussolini? Se sì, votate di no, se no, votate sì. È semplicissimo. Secondo me la questione è molto molto semplice.